Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Se ti capita di avere prurito al cuoio capelluto e notare delle squame untuose e giallastre, non si tratta di forfora ma di dermatite seborroica. Può manifestarsi anche all'inserzione dei capelli e sul viso, ai lati del naso e sulle sopracciglia. Succede anche ai neonati nei primi mesi di vita e in questo caso si chiama crosta lattea. In questo video capiamo cos'è la dermatite seborroica e soprattutto quali sono i migliori rimedi per trattarla. Se con questo video smetterai di grattarti la testa, metti like e ricordati di seguire il canale. La dermatite seborroica è una condizione in cui si ha un'infiammazione cronica delle zone della cute in cui ci sono molte ghiandole sebacee e quindi per l'appunto il cuoio capelluto, la zona di inserzione dei capelli, ma anche sul viso e il naso. L'infiammazione si manifesta con arrossamento prurito e la formazione di placche untuose e giallastre. La caduta dei capelli non è una conseguenza diretta della dermatite seborroica, ma chiaramente può aumentare se aumenta eccessivamente la produzione di sebo o il grattamento. La differenza rispetto alla forfora è proprio la presenza dell'infiammazione e di queste placche molto evidenti. Le cause della dermatite seborroica non sono ancora del tutto conosciute e, a dispetto del nome, nella maggior parte delle persone la qualità e la quantità di sebo risultano nella norma. Le cause principali sono state individuate in uno squilibrio della flora cutanea, in particolare a favore della proliferazione di alcuni tipi di malassezia, dei lieviti che abitano normalmente sulla nostra cute, e l'eccessiva risposta infiammatoria alla proliferazione del lievito. Esistono poi dei fattori di rischio scatenanti che favoriscono l'insorgenza della dermatite seborroica: la predisposizione genetica e la compresenza di patologie neurologiche o immunitarie, come ad esempio il Parkinson o l'HIV. L'eventuale eccessiva produzione di sebo che può nutrire troppo la malassezia, periodi di forte stress e affaticamento o anche periodi di variazione ormonale, clima freddo e l'impiego di cosmetici troppo aggressivi. In caso di dermatite seborroica potrebbe essere necessario rivolgersi al medico. Vediamo quando. Meglio andare dal medico se la diagnosi non è certa. La diagnosi va eseguita comunque dal medico, ma in molti casi la dermatite seborroica viene confusa con altre patologie, ad esempio la rosacea oppure la psoriasi. E ancora, se i sintomi sono molto intensi o non migliorano con il trattamento. E infine, se la dermatite si diffonde in altre zone del corpo. La gestione della dermatite seborroica varia a seconda della gravità del caso. Nella maggior parte dei casi è possibile avvalersi di shampoo, lozioni e creme a base di attivi che svolgono diverse funzioni. Antifungini come chetoconazolo, ciclopirox e piroctone che tengono sotto controllo la popolazione di malassezia. Cheratolitica che favorisce quindi l'eliminazione delle squame come il solfuro di selenio, l'acido succinico o l'acido salicilico. Seboregolatrice che quindi regola la produzione di sebo come lo zinco PCA. Lenitiva per ridurre rossore e prurito, ad esempio estratti di camomilla o liquirizia. Nei casi più gravi il medico può prescrivere anche creme cortisoniche, il cui impiego però va limitato nel tempo dato gli effetti collaterali di questi farmaci. Per favorire la guarigione e evitare le recidive è poi possibile ricorrere anche a degli integratori alimentari. Tra gli attivi più utilizzati negli integratori per il trattamento della dermatite seborroica ricordiamo gli antinfiammatori come gli omega 3, i seboregolatori come zinco e selenio o i nutrienti come le vitamine del gruppo B, i regolatori del sistema immunitario come la vitamina D, i probiotici che migliorano la flora batterica non solo intestinale ma anche cutanea. In caso di predisposizione e per prevenire le recidive è anche importante adottare alcuni accorgimenti. Vediamo quali. Mantieni una buona igiene dei capelli con almeno 2 shampoo a settimana utilizzando degli shampoo antiforfora delicati. Se hai necessità di lavare i capelli più spesso, utilizza dei prodotti delicati indicati per uso frequente. Segui una dieta sana e bilanciata
e cerca di ridurre le fonti di stress. Abbiamo visto che se si interviene per tempo e con i giusti trattamenti è possibile trattare con successo la dermatite seborroica e prevenirne le recidive. Se hai domande lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.